Ciao ciao a tutti, io sono Ferdi e quest'oggi vi voglio parlare del mio ultimo acquisto, la GoPro Hero 8, ed è qui, eccola qui, acquistata con lo sconto di 100 euro, come già ho spiegato in altri miei video, e quindi questa cam mi è costata 329 euro. A parte questo, andiamo a vedere le mie impressioni questi 4-5 giorni di uso. Io l'ho già usata, l'ho provata, la sto conoscendo piano piano perché è una cam che ha bisogno di conoscerla bene per sapere tutte le caratteristiche, perché avendo una escursione di prestazioni molto ampia, quindi le combinazioni tra risoluzione, frame secondo, bitrate, stabilizzazione creano dei diversi risultati, quindi bisogna un po' conoscerla. La cosa che più mi è piaciuta è la sua personalizzazione, e poi qui vedete hanno eliminato il frame che andava a ricoprire questa cam e hanno messo un bracket, hanno messo i supporti qui nella parte inferiore che la rendono veramente versatile. Anche i comandi vocali sono migliorati. Ora la stabilizzazione può essere usata con tutte le risoluzioni, una cosa veramente ottima, e ci sono varie funzioni. Però la cosa, ripeto, che più mi è piaciuta è la possibilità di personalizzare tutte le impostazioni. Si possono personalizzare e si possono anche memorizzare, in modo che uno possa avere la possibilità di usare quello che ritiene meglio. Ora andiamo a vedere più da vicino questa cam e a vedere le impostazioni che si possono fare con tutte le sue caratteristiche, e guardare pure l'ergonomia di questa cam, come l'hanno cambiata, e quella che io ho trovato a riguardo. GoPro è sempre un marchio che a me è piaciuto, infatti vedete, questa è la mia 4 che conservo. Ho avuto pure una Hero 3 che ora non c'ho più, l'ho data via. Questa è la Hero 4 che mi voglio tenere, e poi c'ho la Hero 5 che è stata la prima che è entrata in questa concezione di avere pure il case subacqueo. È leggermente differente. Questa è la Hero 5, quindi c'ha quasi 3 anni. 3 anni, è stata concepita 3 anni fa, e questa è l'ultima 8 che è uscita nel mese di ottobre. Andiamo a guardarla meglio da vicino. Questa è la nuova GoPro, è stato aggiunto questo logo in rilievo qua davanti, microfono, ora per l'audio è veramente incredibile. Qui superiormente abbiamo il tasto d'avvio. Poi vedete la batteria non è più alloggiata come era nella vecchia GoPro, ma nella parte posteriore abbiamo il bracket, appunto i due braccetti che ci permetteranno di collegarla a tutti i collegamenti GoPro senza bisogno del frame, che a volte diventava veramente ingombrante, e io ho visto che dava pure dei rumori durante la registrazione. A me non è che piacesse tanto quel frame da poter usare. Ora sulla parte destra abbiamo il tasto mode per accendere e per andare nella modalità della telecamera. Sull'altra parte abbiamo uno sportellino che aprendolo si accede al reparto batteria, poi c'è il vano per la micro SD e l'I-Type C3 per i collegamenti e caricare la cam. Per chiuderla dobbiamo stringere. Vi ricordate le precedenti GoPro in cui l'obiettivo si sfilava in questo modo qui? Bene, ora questo
Questo qui con la nuova GoPro Hero 8 non è più possibile, perché vedete che è integrato nella scocca della cam, ha questa profilatura che vedete qui, e quindi c'è stata la necessità di fornire con questa cam uno schermo, un vetro Gorilla Glass molto duro, molto resistente agli urti. Però io vi consiglio di montare un proteggischermo come è stato montato su questa mia. Ce n'è stato uno montato qui e poi uno sul posteriore che vi farò vedere. Allora, lo schermo è questo qui. Pure su questo ho provveduto a montare un proteggischermo. E questo ci aiuterà a proteggere il nostro schermo. Una cosa che vi voglio dire è che diminuirà la sensibilità del touchscreen. Allora, qui abbiamo le preferenze che possiamo vedere. Vedete, abbiamo connessioni che sono connessioni wireless, connetti dispositivo, info fotocamera, qui c'è il mio numero di codice, poi c'è banda wifi, rimposta connessioni, volume acustico, qui capture, impostazione, spegnimento automatico, LED, anti sfarfallio, compressione video, ora, data, eccetera eccetera. Poi qui vedete lo schermo della nostra Hero 8, preferenze, abbiamo connessioni, preferenze generali, controllo vocale, touchscreen, regionale, informazioni. Torniamo indietro e andiamo al controllo vocale, attivazione vocale, lingua, comandi, i comandi che possiamo dare, che sono questi qua: GoPro acquisisci, GoPro arresta acquisizione, GoPro registra video, GoPro highlight, eccetera eccetera. Abbiamo tutti questi comandi qui. Funzioni importanti che io vi volevo fare vedere è questa qui: GoPro accenditi, ecco qui la cam si è accesa. GoPro acquisisci video, GoPro arresta acquisizione, GoPro spegniti. Io non avevo mai visto una cam che da spenta con i comandi vocali si riusciva ad accendere. GoPro accenditi, GoPro acquisisci video. E questi sono una piccola parte dei comandi vocali. GoPro arresta video. No, sbagliato. Ah, no, giusto. GoPro spegniti. Va bene, questa è veramente un'ottima cosa. Andiamo però nella parte importante. Allora, guardate qui abbiamo i menu rapidi. Infatti, se noi andiamo qui, vedete, possiamo usare il lineare, l'ampio e il super view, possiamo scegliere, e poi abbiamo tutte le personalizzazioni video, che poi andando qui, per esempio nella fase motori, se noi andiamo ad impostarle, vediamo che premendo qui abbiamo la risoluzione 1080-100 in questo momento, che noi, se vogliamo, possiamo pure cambiarla. Vedete, l'obiettivo è stretto, cliccando sopra possiamo cambiarlo, lineare oppure il super view. Abbiamo il boost, che è la stabilizzazione massima, e poi
abbiamo l'off. Quindi vedete, abbiamo tutte le possibilità di usare. Abbiamo la possibilità anche di regolare il nostro bitrate con basso e alto, si arriva fino a 100 il bitrate, eccolo qui, fino a 100 MB per risoluzione, solo risoluzione 4K 2.7 per una qualità ottimale dell'immagine, quindi veramente una funzione non indifferente. Per quanto riguarda l'ISO minimo e massimo, di solito lui parte dal 100, però io l'ho settati tutti e li faccio partire tutti dal 400, vedete? Poi andando nelle funzioni, nelle altre funzioni, vediamo, possiamo eliminarle, possiamo pure personalizzarle tutte quante senza nessun problema. Poi abbiamo le foto, stessa cosa, foto lineare, live bus, sequenza, notte sulla foto, live bust sulla foto, andiamo sulla foto e abbiamo foto lineare, con l'autoscatto, i megapixel 8 o 12. Allora, tutti questo tipo di menu le prime volte sembra complicato, però vi assicuro che dopo che uno prende la mano sono veramente di una semplicità unica. Sequenza, qui possiamo cambiare, uscita standard, ampio, vedete, abbiamo delle possibilità molto ampie per modificare tutta la nostra foto. Poi altra cosa che abbiamo su questa cam è il temporizzato, dove possiamo usare dei time warp, il time warp che sono delle scene accelerate e che possiamo pure queste personalizzare. Per esempio c'è la parte automatica che possiamo scegliere tutte quante le impostazioni e poi vedete, usando il time warp, allora noi possiamo fare partire in time warp il video e poi quando vogliamo la sequenza reale premiamo quel pulsantino, avremo una visione reale e poi possiamo andare sempre nel time warp auto e penserà a tutto lui, a fare le regolazioni di accelerazione e decelerazione con un suo calcolo personale. Esiste una sua app dedicata che veramente è fatta veramente bene, in questo modo, c'ha moltissime funzioni. Andiamo, come si fa? Io come faccio trovo la mia GoPro, ecco, la GoPro si è collegata, possiamo avviare, fare il video, andare nelle impostazioni, no, queste è tutte le mie registrazioni, poi qua ci sono tutte le impostazioni, vedete? Va bene, questo brevemente è la descrizione di questa cam. Io poi nella fase finale che ho fatto durante le mie prove vi dirò brevemente la mia impressione, che è totalmente positiva. Io penso che veramente qui siamo in questo momento al top delle action cam, quindi se volete una cam che veramente vi dia dei risultati incredibili e che possa veramente darvi delle soddisfazioni, io vi dico di prenderla senza problemi. Mi ero dimenticato di dirvi che questa cam
è impermeabile fino a 10 metri. Se uno la volesse portare ancora più giù, ci sono degli accessori dedicati per poter ancora andare più in profondità. Poi usciranno altri accessori che saranno di un frame in cui è incorporato il microfono, e poi si potrà avere uno schermetto collegato alla Type-C, può dare la possibilità di vedersi mentre uno si riprende, cioè sarà messo così. E poi ultimo accessorio sarà quello di avere un LED subacqueo. Va bene, allora vi lascio le mie considerazioni finali, spero di avervi aiutato nella scelta di questa cam, e quindi niente, vi saluto e vi do appuntamento ai miei prossimi video. Un ciao ciao da Ferdi.
parere su questa cam è notevolmente positivo. Io credo che ad oggi, siamo al 1° novembre del 2019, non ci sia una action cam con la qualità della GoPro Hero 8. Quello che mi ha veramente soddisfatto, diciamo, è la possibilità delle personalizzazioni che si possono fare in tutti i campi, avere questa stabilizzazione in tutte le risoluzioni è veramente stata una cosa soddisfacente. Le foto, pure che nella modalità super foto, sono veramente di una qualità incredibile. Molto bella la possibilità pure di non usare questo frame, che prima dava sempre dei problemi nelle riprese in movimento, si sentivano sempre dei rumorini, non so perché, non so dirvelo perché, comunque non era una cosa che era molto, infatti non era una soluzione molto consona. Infatti la GoPro l'ha eliminata con questo bracket che esce sulla parte inferiore della cam, che veramente è stata una soluzione geniale, e io devo dare i complimenti a GoPro per questa nuova cam. Quella che non vedo, quello che non mi piace tanto è la sua lente fissa, perché se non sia mai si dovesse rompere bisogna mandare la macchina in assistenza, e quindi vi consiglio se comprerete questa cam, di proteggerla con un proteggischermo come proteggete i vostri telefoni. Pure lo schermo frontale, lo schermo posteriore va protetto con una pellicola per evitare graffi. Questo però porta a una sensibilità inferiore nel touch screen. Bene, questo è tutto, io vi saluto, spero che questo mio video vi sia piaciuto e vi do appuntamento ai miei prossimi video. Un ciao ciao da Ferdi, ciao!